Buongiorno a tutti ragazzi, dico buongiorno perché siamo praticamente alle 3:35 del mattino e niente, siamo pronti per riprendere il nostro viaggio per le coste della Sardegna. Oggi direzione est, costa est sarda, condizioni sembrano promettere bene. Adesso andrò a incontrarmi con Roberto e vediamo di metterci in viaggio. Ok ragazzi, siamo già nella costa est della Sardegna, Bravo. siamo a metà strada più o meno. Mi sono incontrato con Roberto, quindi parola a te Roby, cosa ci aspetta oggi? È una giornata autunnale di caccia al predatore, visto che abbiamo un bel secchio di mugini vivi e quindi li utilizzeremo con tutte le tecniche possibili a vedere che tipo di predatori ci sono nella costa est. Quindi adesso ragazzi, pausa caffè e poi spiaggia. A dopo. Bene, sono le 7 meno un quarto, quindi tra un po' c'è l'albeggio, poche chiacchiere, montiamo le canne. Riccardo è all'opera lì che sta lanciando a mare tutti i mugini vivi. Io sto mettendo anche una canna col cannolicchio e una canna col bibi per la serie, non si sa mai, però come dicevo, poche chiacchiere. Adesso mettiamo le esche a mare e poi con comodo iniziamo questa puntata. Sì, lo vedo. Sì, ho visto l'acqua rompersi. Ora tagliata a metà. Riccardo, vieni. Il campanello è sicuramente la soluzione migliore per acustica. Ha appena dato una tirata e abbiamo visto subito l'acqua aperta con la V del predatore, quindi effettivamente c'è stato qualche interessamento di qualche predatore, vero? Che sistema stai usando? Teleferica. Teleferica, vero? Allora poi Mugine vivo con la teleferica. Poi lo vediamo bene appena si alza il sole. Sì. Ho visto una mangiata. Il problema della teleferica è che non avendo un punto di stop, il predatore prende il pesce in bocca e sino a che non trova o il piombo o con una fuga laterale l'attrito cioè la resistenza sulla canna, non si allama, o meglio c'è la possibilità che ingoi e allora è tutto molto più semplice. Però da lì a vedere la mangiata non si può rischiare di ferrare in un momento in cui magari il pesce è ancora in una fase interlocutoria. Sicuramente è stato attaccato il mugine. Adesso aspetto ancora un pochettino.
Allora il sole si è alzato, abbiamo avuto qualche attacco, addirittura col predatore che inseguiva il muggine quasi fuori dall'acqua. Ovviamente sono momenti difficili da cogliere con la telecamera, però adesso in questo momento di calma spieghiamo un pochettino. Prima mi dicevi che a volte quando si utilizza la teleferica, e poi vedremo come fa la teleferica lui e come la faccio io, mi diceva Riccardo che a volte la canna si agita perché il predatore passa a fianco, quindi il muggine si spaventa, però poi effettivamente hai controllato l'esca ed era intatto sia il tuo che il mio muggine. Quindi insomma quando si pesca con questo particolare sistema effettivamente si può vedere un qualcosa che sembra una mangiata, però in realtà è solo lo spavento del... è la preda che si spaventa per il predatore. Adesso il sole si alza a sufficienza per riuscire a farci vedere le canne bene senza bruciarci la retina. E niente, aspettiamo predatori particolari. Che predatori aspettiamo in questa spiaggia? Pesci serra in primis, lecciamia. E lecceamia. E qualche spigola può capitare. Ok, tra l'altro si sta mettendo anche un po' di onda, vediamo. Noi siamo qui pronti e adesso andiamo a vedere un pochettino come è fatta una teleferica. Allora, questa è la teleferica di Riccardo. Io adesso la spulcio dall'inizio alla fine e chiedo lumi. Allora, innanzitutto c'è, cosa saranno, 20 cm di cavetto bloccati con dei crimp. Qui hai messo il doppio amo. Sì. È una perlina per come fine corsa. Ok, la dimensione degli ami sono dell'1/0. È un 1,0. Considerate che i nostri muggini sono abbastanza piccolini, non sono i tipici muggini da mezzo chilo che inneschiamo d'inverno, quindi l'amo deve essere proporzionato. Comunque abbiamo 20 cm di cavetto, la connessione con la lenza è con una girella e poi quanto nylon metti? Sarà 2 metri. 2 metri di nylon, diametro? Del 45. Del 45. Questo sistema si collega alla lenza del mulinello che ovviamente avremo già lanciato. Lanciamo prima la canna solo col piombo, lasciamo la canna bassa e poi che cosa usi per mettere questa teleferica? Ah, ok. Ah, quindi insomma un sistema deve essere ovviamente spazioso per scorrere bene lungo la lenza madre. Semplice. Lo appendi e poi il muggine se ne va dove gli pare. Ok, quindi partendo dall'alto, sistema di aggancio abbastanza spazioso che si aggancia alla lenza del mulinello. 2 metri di 0,40 girella, 20 cm di cavetto e poi 2 ami, ma sempre 2 ami, oppure a volte usi un amo? Anche 3, a volte 1, dipende dalle dimensioni del cefalo. Ah, ok. Quindi più è piccolo, meno ami usi? Se è piccolino anche 1. Ah, ok. Quindi questo è il sistema di teleferica, è molto simile a quello che ho io, ho solo un sistema di aggancio diverso, però andiamo a vederlo. La mia teleferica è quasi uguale a quella di Riccardo, però ne avevo 3 e ce le ho tutte a mare, quindi adesso la costruisco al volo. La materia prima 0,40, ami, cavetto, girella di connessione, teleferica, i crimps e poi vi faccio vedere cosa servono questi 2 piombi che servono a risolvere un problema tattico, però prima facciamo verificare il problema e poi ve lo racconto.
cavetto, lo faccio a un amo, quindi qua ci sono tutti gli ingredienti, il crimp, il cavetto entra nel crimp, entra nell'amo e riesce dal crimp. Qui adesso, se uno non si dimentica la pinza a casa, usa la pinza. Io me la sono dimenticata e allora ho un piombo piatto che mi fa da supporto e il crimp è sistemato lo stesso. Adesso faccio lo stesso con la girella. Crimp, girella, crimp, al che 0,40, dove sei? Ecco qua. Anch'io 2 metri glieli faccio, glieli do. Quindi da una parte nodo uni immancabile, dall'altra il sistema, anziché usare quel girellone comodo, non avendo la soluzione che ha Riccardo, io utilizzo questo sgancio rapido che però può, siccome può uscire fuori dalla lenza, lo faccio precedere da questo conetto, lo faccio precedere da questo cono, altro nodo uni, quindi questo immaginiamo che ci sia la lenza madre. Va, Riccardo adesso mi fa da assistente e mi tiene. Immaginate che abbiamo lanciato la lenza, il piombo in mare, e questo è il filo che esce dalla canna. Lo agganci così e io tiro su per evitare che possa uscire. E il muggine se ne va a spasso lungo tutta la lenza che abbiamo tirato fuori. Il lancio si può fare a 40-50 metri, ma tanto il muggine rimane sempre nei primi 10 metri, che è il posto in cui i predatori comunque vanno a cercare i cefaletti. Il sistema della teleferica si rende necessario soprattutto quando i cefali non sono grandissimi, quindi un innesco, 2 ami addosso più la sollecitazione del lancio, l'impatto con l'acqua, eccetera eccetera, potrebbero risentirne come vitalità, quindi molto meglio un amo messo senza lo shock del lancio, si fa cala in teleferica e il muggine rimane sicuramente più vitale. Noi il nostro lo abbiamo fatto, adesso dobbiamo solo aspettare che il predatore si addenti uno dei nostri cefalotti. Riccardo, da buon negoziante, cosa ha fatto? Ha portato diversi tipi di sgancio che lui utilizza per fare la teleferica, quindi visto che li ha portati, li vediamo, sono comunque simili tra loro, sì. Sono solo di marche diverse. Sono solo di marche diverse. Ah, ok. Sono tutti buoni, validi. Ah beh sì, prima che si rompe una di queste girelle fa tempo a rompersi qualunque lenza, immagino. Ok, quindi siamo pronti, abbiamo visto come si costruisce una teleferica, come si utilizza e soprattutto quando e perché si utilizza, e adesso lasciamo parlare il mare.
ci siamo appena spostati dall'Ozzarai e siamo alla spiaggia del Fico a Barissardo. E lì c'è la torre di Bari e poi si vedrà anche magari se Daniele si alza in volo anche da qui. E le condizioni, mi dicevi Riccardo, non sono proprio non sono le sue. Ci vorrebbe proprio il mare tavola per questo tipo di... Lampuga, sì. per Però cercare le lampughe, però non vabbè. si sa mai. Qualunque predatore per noi va bene, quindi prosegue la puntata a base di teleferica. Iscrivetevi! Una microspigola che libereremo se il mugine è sparito, però notare aveva il biamo ed è riuscita ad agganciarsi, se ti avvicini si vede, è riuscita ad allamarsi con entrambi gli ami sia nella parte alta che nella parte bassa. Una spigolettina sicuramente da rilascio, però qualcosa si sta muovendo. Guardiamo la montatura di Riccardo, il famoso moschettone bello largo per far che in modo che scorra. Ah, ci ho messo anche una perlina salvanodo sul nodo del piombo e poi 2 metri di nylon, cavetto, girella, cavetto e in questo caso biamo. Aspettiamo quelli più grandi. E il tramonto dovrebbe darceli. No, com'è che si fa così? Dobbiamo essere figli. Così non c'entra niente, così si fa. Succede sempre così. Quando fai una pesca molto mirata con la pesca alla teleferica, il vivo, metti 200 esche vive, poi una canna, ci metti un bibi e un cannolicchio ed ecco che arriva una bella orata. Sì, sul cannolicchio. C'è qualcosa di interessante. Un'altra oratella
col cannolicchio, sempre nell'unica canna che non è dedicata ai pesci serra, però nel frattempo che arrivano io con questa qua almeno mi diverto a innescare il cannolicchio. Ma i serra sono vicini, sono vicini ad arrivare perché il sole è appena sparito là dietro, la luna si è alzata, quindi può essere che adesso incominciano a partire le canne con la teleferica e il vivo. Ragazzi, l'attacco c'è stato, vi assicuro che ho visto la canna era piegata alla cima quasi in terra. Ricordiamoci che il gradino qui è molto profondo. Sì, sì. Olè. Più che grande era con 2 canne, perché hai preso anche l'altra canna. Allora. Vabbè, però dai, È un bel pesce. è un bel pesce. Tieni, tieni. Beh ragazzi, La teleferica ha funzionato. non solo ha funzionato la teleferica, ma il calasole è arrivato. E guarda, sono contento che sia arrivato a lui perché era in ansia e diceva porca miseria, ci sono i serra. Era quasi come se si sentisse colpevole e invece alla fine è arrivato. Dai. Però qualcosa è successa. Guarda. Lo fa il serra andare anzi a volte anche nella lenza madre. Guardate. Qualcosa si è... Vabbè, il sussulto non era magari il mucine, però qualcosa di affilato ha intercettato il bracciolo. Guardate come l'ha sfibrato e sfilacciato. Questo è uno 0,45, uno 0,40. Vabbè, comunque, succede anche questo. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa avventura teleferica di pesca. Una, diciamo, abbastanza movimentata, nel senso che abbiamo fatto dall'albeggio al tramonto. Il tramonto ormai è passato da un'oretta, quindi abbiamo fatto vedere un po' tutto quello che c'era da far vedere. Non è che ci siano state tante catture, però una spigoletta è uscita, il serra alla fine è uscito e poi il particolare è che avevamo 4 canne a testa, io avevo 3 canne col vivo e una col verme, ho pescato con quella col verme. Lui invece, com'era la tua situazione? Avevi 4 canne? L'ho rubato una a mio padre e ha pescato tutto con quella. Una canna vecchissima. Murinello del 700, scorrifilo bloccato. Infatti quando avete visto le immagini del recupero di Riccardo del pesce serra è stato un po' difficoltoso, non certo perché non sa pescare, ma perché doveva fare i conti con mulinello inchiodato, guida a filo che era la canna telescopica del 700, a dimostrazione che anche le canne economiche pescano, l'importante è lanciarle al posto giusto. Quindi una puntata telefericosa che sarebbe potuta andare meglio, ma sarebbe potuta andare anche peggio. Quindi ci accontentiamo così e glielo dici tu di iscriversi al canale?
fai un appello a tutta Barissardo Cardedu. Iscrivetevi al canale, se no mi sta facendo la festa così. Vabbè dai, sei stato convincente. Devi fare un appello a tutta tutta l'Ogliastra. Barissardo, Cardedu, Eh. Loceri, Lanusei. Iscrivetevi tutti. Tutti. E in cambio In cambio potrete vedere tutti i prossimi video. ecco. Ciao a tutti.